contro la mia bocca. Ma perché cavolo ti sei messo la sua salsiccia in bocca? Perché ora prenderanno Butters per lei. No, grassone, prenderanno te per lei. Un nuovo episodio, ma certamente. Oggi vi portiamo un'altra piccola perla di quel dissacrante universo che è South Park. Eric Cartman ha deciso di reinventarsi artista. Non un artista normale, però. Lui ha puntato in alto, fondendo il mondo della fotografia con quello delle scelte discutibili. La sua musa è il povero e ignaro Butters, immortalato mentre dorme in posizioni che non augureresti nemmeno al tuo peggior nemico. Perché? Semplice. Per intrattenere Stan, Kyle e Kenny con quello che lui considera un capolavoro d'arte contemporanea. Un giorno però Eric si supera. Durante una delle sue classiche mostre private esibisce il pezzo forte della collezione, una foto di lui sorridente con il pollice alzato e il pene di Butters in bocca. Secondo Cartman questa immagine lo consacra come il Van Gogh delle idiozie e soprattutto dimostra che Butters è ufficialmente gay. Ma ecco il colpo di scena. Kyle, il nostro sempre vigile fact-checker morale, distrugge l'intero castello di carte con un'osservazione spiazzante. Se ti metti la salsiccia di un ragazzo in bocca, sei tu il gay. Non è Butters ad essere gay, spiega, ma Cartman perché è lui che si è prestato all'atto. Ops, Cartman ovviamente va in crisi. Ed è qui che entra in scena il genio assoluto con una teoria degna di un trattato scientifico scritto da un terrapiattista del web. Per risolvere il problema basta scattare una nuova foto, questa volta invertendo le posizioni. L'omosessualità funziona come i magneti, inverti la polarità e tutto torna a posto. Davvero? Sì, così annullerai la polarità gay. Con questa brillante logica in mente, Cartman si precipita a casa di Butters, pronto a mettere in atto il piano. La strategia è semplice, convincere Butters a bendarsi e ad aprire la bocca, il tutto con la scusa di una sorpresa. Non importa che la sorpresa in questione violi probabilmente una dozzina di leggi internazionali. Proprio quando Cartman sta per completare la sua impresa da premio Darwin, il padre di Butters fa irruzione nella stanza. Panico totale. Cartman fugge, mentre il padre, in un lampo di genio paternalistico, decide che Butters è bicurioso e lo spedisce immediatamente in un campo di terapia di conversione cristiana, perché ovviamente questa è la soluzione migliore per un ragazzino che non ha nemmeno capito cosa sta succedendo, logica americana insomma. Il padre di Butters, Steven, rappresenta l'ipocrisia di chi finge di essere aperto o comprensivo, ma in realtà agisce spinto dal panico e dall'inadeguatezza. La decisione di etichettare Butters come bicurioso e mandarlo in un campo di terapia di conversione è una critica diretta a come alcune persone reagiscono alla sessualità con paura anziché con accettazione o dialogo. Arrivato al Camp New Grace, Butters si trova catapultato in un luogo che sembra un mix tra un film horror e un reality show mal riuscito. Qui la confusione regna sovrana, ma non è quella dei ragazzi, bensì quella degli adulti che gestiscono il campo. Tra prediche, punizioni assurde e cataloghi di biancheria intima maschile sequestrati, perché ovviamente un ragazzo ce l'aveva, il campo è un concentrato di ipocrisie e tragicommedia. Al campo gli adulti si concentrano sull'etichettare i ragazzi come confusi invece di ascoltarli o aiutarli. Questo mette in luce come spesso gli adulti impongano le loro paure e insicurezze sui giovani, contribuendo al loro disagio invece di risolverlo. Ma Butters, con la sua innocenza disarmante, diventa l'eroe improbabile di questa storia. Quando il suo compagno di stanza tenta il suicidio, stanco di essere etichettato come confuso, Butters esplode in un discorso che farebbe invidia a un TED Talk. Sorprende i suoi curatori che si fanno scudo con la religione proprio facendo l'esempio di Dio. Se lui è stato creato da Dio e risulta bisessuale, allora Dio stesso deve essere bisessuale. Logico, no? Con questa riflessione illuminante riesce a salvare l'amico e in un colpo solo ridicolizzare l'intero sistema del campo. Nel frattempo, Cartman, ossessionato dall'idea che Kyle abbia rubato la foto incriminante, si imbarca in un'epopea di paranoia e tentativi fallimentari di riprendersi l'immagine. Alla fine decide di giocare d'anticipo e mostra la foto incriminata a tutta la classe dichiarandola un'opera di protesta contro la guerra in Iraq, perché niente dice pace nel mondo come una foto di Cartman con i di Butters in bocca. Eric, che cos'è questa pagliacciata? È la mia protesta contro la guerra in Iraq. La ciliegina sulla torta arriva quando la madre di Cartman lo informa che la foto originale era semplicemente sotto la sua scrivania. L'umiliazione è totale, ma ciò che resta è una lezione importante. Mai sottovalutare l'abilità di Cartman di trasformare qualsiasi situazione in un disastro apocalittico e di ridefinire il concetto di arte.
Nel 2011 l'Australian Communication and Media Authority, ACMA, ha presentato una denuncia contro Austar per aver classificato erroneamente un episodio di South Park come M equivalente a TV14 anziché MA15+ equivalente a TVMA. L'episodio conteneva rappresentazioni forti di materiale slaus e auselonismo che superavano i limiti di una classificazione M. L'ACMA ha sottolineato che le scene includevano riferimenti sessuali visivi e verbali espliciti, anche se stilizzati, oltre a rappresentazioni di video con un impatto emotivo considerato forte. Questi elementi richiedevano chiaramente una classificazione MA15+. Austar ha ammesso l'errore, riconoscendo di aver violato i codici di condotta ASTRA, soprattutto considerando che il Classification Board aveva già classificato correttamente l'episodio come MA15+ per il DVD della stagione 11. Questa vicenda mette in luce l'importanza di una classificazione accurata per proteggere il pubblico e rispettare i contenuti sensibili. Anche per oggi dal team di Alkill è tutto e mi raccomando, non fate i bicuriosi!